Uno dei trattamenti più richiesti in ambito della medicina estetica è oggi sicuramente il filler delle labbra. Il filler delle labbra che definisce una metodica mini-invasiva che consiste nella iniezione sottocutanea localizzata a livello di tessuti molli di una o più sostanze di varia natura, con lo scopo di trattare alcuni inestetismi e così da ottenere un miglioramento clinico ed estetico. Questa è la definizione del filler. Il filler delle labbra oggi si realizza utilizzando praticamente l'acido ialuronico, che lo ricordiamo è un glicosaminoglicano naturalmente prodotto dal nostro organismo, presente in tutti i tessuti connettivi umani, compreso lo spessore della pelle, nelle cartilagi, nella sua funzione. La funzione dell'acido ialuronico è quella di idratare, mantenere l'idratazione di tessuti e l'elasticità cutanea, conducendo e conferendo così una protezione a tutti quanti i tessuti, sia alle fibre collagene, o meglio insieme alle fibre collagene e alle fibre elastiche. Da qualche anno esistono ormai delle tecniche che è possibile produrlo in modo sintetico, azzerandone completamente la tossicità, e quindi è reso completamente biocompatibile e adatto a tutte le applicazioni utilizzate in medicina estetica. Prima invece veniva estratto praticamente da tessuto animale. L'acido ialuronico viene iniettato in piccole dosi nei primi stadi della zona, che va trattato con una siringa con ago sottile dopo aver opportunamente anestetizzato la superficie cutanea mediante pomate anestetiche da contatto. Quindi si fa un'anestesia locale per contatto, e dopo questo, una volta ottenuta la efficace anestesia totalmente indolore, si fa l'inoculazione del collagene con degli aghi sottilissimi, perché lo scopo è quello di evitare la formazione di qualunque ematoma, di qualunque livido post-operatorio, perché il paziente giudica non solo l'operatore non solo nella fase di inoculazione, praticamente, che deve essere totalmente indolore, ma anche nel post operativo, quando possono comparire piccoli ematomi e lividi, se la mano non è l'esperta, e ci vuole quindi una mano professionale, la mano esperta. Ed ecco perché non bisogna assolutamente rivolgersi a persone praticamente che non siano delle persone qualificate in grado praticamente di svolgere tale funzione, non abbia i titoli adeguati. Quindi si va con questa iniezione, con questa inoculazione, a riempire le rughe, a idratare il derma, a stimolare i fibroblasti per produrre collagene ed elastina, che saranno l'elemento volumizzante e che manterrà nel tempo l'effetto desiderato, e serve quindi per contrastare quella perdita di volume e quell'idratazione delle labbra e di tutto il terzo inferiore della faccia, quindi la struttura periorale, perché praticamente questa, lo sappiamo, già dopo i 25 anni può diventare area di inestetismi, perché la produzione di collagene, tessuto connettivale di sostegno del derma e delle mucose, incomincia a ridursi dopo i 25 anni fino a 40 anni, per poi decadere rapidamente dopo i 40 anni, specialmente nelle donne con la menopausa c'è un crollo veloce, e negli uomini tende a cadere anche in velocità, quindi più gradualmente. Ora però bisogna ricordare che c'è anche il desiderio più diffuso del momento tra le donne, che è quello di avere delle labbra grandi e carnosi. E però dobbiamo partire da un concetto fondamentale, che non dobbiamo far passare il concetto, soprattutto fra le giovani donne, praticamente, che le labbra significa avere labbra carnosi significa avere labbra belle.
Noi quando facciamo il nostro trattamento discutiamo con il paziente quelle che sono le sue esigenze e andiamo step by step, passo dopo passo, per vedere quando il risultato è soddisfacente e non lasciamo alla nostra volontà ma a quella del paziente la scelta finale del trattamento, informandolo che un aspetto estetico innaturale legato ai grandi volumi potrebbe praticamente alla fine non soddisfare il paziente. È sempre possibile tornare indietro perché o utilizziamo un enzima, la ialuronidasi, che toglie l'acido ialuronico, però normalmente dopo 3 mesi già c'è una piccola riduzione e di solito un filler soft dura anche fino a 9 mesi tranquillamente, dopodiché si può reinfiltrare e decidere. Però quello che dobbiamo far capire è che non deve passare per forza il concetto che labbra carnosi sono le labbra belle, bisogna aumentare i volumi delle labbra mantenendo sempre quelle che sono le misure auree, le golden device, le proporzioni auree, sono quelle praticamente che noi andiamo a prendere scegliendo, come facevano i greci e così hanno fatto gli americani, praticamente sulle donne più belle del mondo furono analizzate al loro tempo Rita Hayworth e Marilyn Monroe, praticamente per valutare l'aspetto estetico. Quindi l'estetica deve essere un fattore fondamentale che deve soddisfare prima di tutto le esigenze del paziente e non deve essere un pensiero standard nella mente dell'operatore. Per cui non va dato per scontato che le labbra più carnose siano necessariamente le più belle, e una bocca può essere importante e carnosa e rappresentare per questo il punto di forza di un viso, ma può essere anche una bocca, diciamo, delle giuste proporzioni, non aumentate, praticamente a risultare comunque estetica. Quello che è importantissimo però, oltre al volume, la giusta proporzione fra il labbro superiore e il labbro inferiore, che talvolta viene a mancare nell'arco di Cupido, nel vermiglio del labbro superiore, ma soprattutto è quello di far sparire in molte persone quei segni del tempo come le rughe labiali del codice a barra, quelle rughette verticali, cosiddetto codice a barra, le pieghe nasogeniene tra guance e naso e le pieghe labio-mentali e quelle commissurali e quella labio-mentale, quindi labio-mentali, labio nasogeniene, labio-mentale e le commissurali che abbiamo sui lati della bocca. Quindi dobbiamo trattare tutta quella struttura periorale del terzo inferiore che per noi è fondamentale. Cosa possiamo dire? Possiamo dire che queste rughe praticamente aumentano quindi con l'avanzare dell'età e noi dobbiamo contrastare e possiamo contrastare i segni del tempo, perché oggi l'immagine di una persona è il primo biglietto da visita indiscutibile che ci dice quanti anni abbiamo, che sesso abbiamo, come stiamo curando il nostro corpo e via dicendo. E quindi praticamente noi dobbiamo ottenere questo risultato migliorando il nostro aspetto estetico. Quello che è importante praticamente è capire, e lo abbiamo detto, se fare una seduta di filler labbra è doloroso. Assolutamente no, perché noi realizziamo un'anestesia locale con una pomata praticamente anestetica in grado di sortire praticamente un effetto anestetico superficiale, per cui non si sente assolutamente l'impiego del lago. Bisogna evitare quelle pistole che sparano praticamente l'acido ialuronico, perché possono creare dei ponfi e degli ematomi e non ci dicono esattamente dove stiamo andando a spingere con il nostro materiale. Inoltre attenzione a non farlo fare a mani non esperte, perché possono andare a applicare in zona degli zigomi nel contorno degli occhi, dove può essere pericoloso l'applicazione dei filler sia per le componenti venosi sia perché si può entrare in cavità orbitaria disturbando i nostri occhi. Quindi evitate centri estetici e saloni di bellezza che non sono autorizzati a fare i filler, diciamo del risultato del filler sulle labbra
labbra dipende molto da come viene effettuato il filler, e il filler possono essere fatti sia nella zona più interna delle labbra per aumentarne il volume, il gonfiore, oppure praticamente sulla parte esterna per modificare il contorno e il volume, ma anche la grandezza. E diciamo che il trattamento non va fatto necessariamente su tutte le labbra, ma va sempre mantenuto e casomai prima di tutto compensate le asimmetrie fra il labbro superiore e il labbro inferiore, fra il lato destro e il lato sinistro, sempre cercando di armonizzare la forma e il volume delle labbra a quella che è la forma e il volume del vostro viso. Quindi è molto importante praticamente, dopo aver iniettato praticamente il filler, massaggiare bene praticamente il filler per distribuire. Questo è un lavoro che fa il medico nel momento in cui cerca di eliminare la formazione di grume, e quindi ecco perché le pistole che sparano senza aghi sono praticamente proprio da evitare. E infatti uno degli effetti peggiori che noi possiamo avere è di non avere labbra uniformi e angoli praticamente casomai più gonfi degli altri. Poi l'altro elemento molto importante, lo dicevamo prima, non è solo non sentire dolore nell'ambito della seduta, ma anche il post operatorio è fondamentale, perché proprio nel post operatorio che i pazienti giudicano gli operatori, e i tempi di ripresa sono comunque abbastanza brevi e possono andare da qualche ora, qualche giorno, praticamente fino a che non scompare completamente l'effetto, diciamo, della seduta e incomincia le labbra a prendere il loro praticamente perfetto volume, e quindi praticamente si può valutare il risultato ottenuto a distanza di 2-3 giorni dalla seduta, e se ci fosse qualche piccola imperfezione si può andare a correggere questa imperfezione. Cosa dobbiamo dire? Che noi è molto importante praticamente, una volta eseguita la seduta, evitare di fare sport, di esporsi ai raggi solari, di andare a toccarsi le labbra. Quello che noi praticamente consigliamo è proprio l'applicazione di un prodotto praticamente di alta qualità, perché oltre all'operatore è necessario utilizzare materiali di alta qualità. Questi materiali di alta qualità che noi utilizziamo sono il Mona Lisa, provvisto praticamente di quello che è un passaporto, diciamo, un impianto di questa iniezione di materiale alloplastico, e abbiamo un materiale soft e un mild e un tipo praticamente invece soft. E noi che cosa andiamo a fare? Con questi due materiali andiamo praticamente ad avere un'azione più soft che dura praticamente 3-4 mesi, e poi invece abbiamo un materiale riempitivo più di lunga durata che può arrivare a oltre un anno. Quindi questo è quello che noi consigliamo ai nostri pazienti. In più, dopo la terapia, ovviamente, per sostenere la produzione di collagene e quindi dei proteoglicani, ed in particolar modo dei glucosaminoglicani come l'acido ialuronico, che essendo ovviamente un polisaccaridi trova però vantaggio all'assunzione della vitamina C, che noi consigliamo in dose di 1 grammo al giorno tutti i giorni e diamo ai nostri pazienti, oppure direttamente un prodotto praticamente a base di collagene, del nostro collagene, il Solugen 5000B, arricchito già con vitamina C in una dose terapeutica in grado di fornire vitamina essenziale per l'integrazione, per la produzione praticamente del collagene. E noi vediamo praticamente con questa proteina, che è il Solugen 5000B, noi otteniamo l'effetto, diciamo, finale di una guarigione, di un mantenimento nel tempo del nostro risultato terapeutico. Quindi noi utilizzeremo come prodotto, lo ripetiamo, il soft Mona Lisa. Potete documentarvi, è un prodotto di alta qualità, notevolmente ormai documentato, e il Mona Lisa Mild, che è la parte più densa. In più abbiamo il Solugen 5000B arricchito Long Life collagene idrolizzato, prodotto dalle nostre aziende, in particolar modo la BB Liner, e poi la vitamina C
praticamente in dose da 1 grammo per mantenere i risultati ottenuti. Spero così di essere stato, diciamo, di aver portato questa informazione. La prossima volta cercheremo praticamente di affrontare l'argomento acido ialuronico e capire bene che cos'è l'acido ialuronico, una sostanza ampiamente tollerata dall'organismo che non crea effetti praticamente indesiderati, reazioni avverse, che si può inoculare praticamente in assenza completa di dolore, si riporta, si vanno a eliminare i segni e gli inestetismi del tempo, si può aumentare il volume delle labbra rendendole più carnose, sempre praticamente in perfetta armonia con il viso e il volto del paziente, sempre in accordo da parte del paziente dell'estetica ottenuta. Con questo spero di avervi arricchito e vorrei dei commenti. Grazie, grazie, grazie.